Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi portiamo sulla Sila. Quindi vi faremo vedere dove sostiamo, il giro che abbiamo fatto, e se volete farlo anche voi fatelo, se no fate come vi pare. Comunque, dopo il lungo viaggio, ci siamo rilassati un po' sul camper. L'abbazia. Vieni sulla Sila a comprare le corna. No, un messaggio. Acqua contenta? Però una passeggiata ce la siamo comunque fatta. Ma l'accesso al lago è solo per le mucche, perlomeno da questo parcheggio, il parcheggio della chiesetta di San Lorenzo. Potete trovare tutte le indicazioni su Google o su Park4Night, ma mi raccomando lasciate tutti i posti meglio di come li trovate, perché questo posto è davvero di una pace e di una tranquillità quasi irreale. Abbiamo passato una notte stupenda con soltanto qualche mucca che faceva cose da mucca, cioè mu mu e ding dong, molto molto tranquillo. E devo essere sincero con voi, quello non è realmente il primo posto dove siamo stati in Calabria, ma siamo passati prima per Tarsia, che è un bellissimo paese piccolino che ha un'area sosta molto carina al centro del paese, ma non ha lo scarico delle grigie e nel paese c'è pochissimo da vedere. In 10 minuti lo giri tutto, tant'è che quella sera siamo stati tutta la sera a parlare con Francesco, il ragazzo che gestisce il bar proprio a fianco all'area sosta. E comunque siamo andati in giro tipo da qui, qua, San Giovanni in Fiore, poi siamo andati a cena di qua, siamo tornati a Cosenza a comprare la Ista. Tra l'altro, se non avete visto il video del dove compro la Ista, ve lo lascio qui nelle schede. Quindi cercherò di mettere il giro che abbiamo fatto, cioè a cane come piace a noi, insomma, di dargli un senso logico in modo da sprecare anche meno diesel di come abbiamo fatto noi. Noi era la prima volta, quindi volevamo vedere tutto e abbiamo girato un pochino così. Voi non fatelo, mi raccomando. Che mi cucini? C'ha delle patate. In sostanza, in questo posto di pace e tranquillità abbiamo cenato e passato una notte appunto magnifica. Il giorno dopo, la naturale destinazione per la prosecuzione del viaggio sono i giganti della Sila. Il gigante nella Sila. Sono alberi piantati, mi sembra, nel 1600, una riserva di caccia. Siccome sono resinosi, sembra dovrebbero essere dei larici. No, non solo. Insomma, sono stati pure usati nel tempo per costruire le torce. Però sono alberi enormi. Ce ne stanno alcuni di 2,5 metri. Tronco largo, sì. 2 metri. È una delle riserve più protette nel Parco Nazionale della Sila. All'interno si conservano 58 alberi di pino laricio, Pinus nigra calabrica, qui la pianta endemica, la pianta tipica della zona. È una sottospecie del pino nero che cresce solo qui da noi, in Aspromonte e qualche traccia sull'Etna e in Corsica. L'età di questi alberi si gira attorno ai 400 anni, poi c'è una generazione più giovane che va da 120-180 e infine sulla pianeta giovane che andrete a vedere ancora non li conteggiamo, 30-40 anni. 10 piante sono cadute a quell'intemperie, ci fu una nevicata storica nell'81, perddero 6 metri di neve. Non si può rimuovere nulla all'interno della riserva perché è una riserva biogenetica, lasciamo che la natura faccia il suo corso. Se fate caso, quando ritornate dalla gradinata, perché il percorso è un anello che vi riporta di nuovo alla biglietteria, vicino a questo ponte in legno, sulla sinistra noterete che in un tronco morto sono nate altre piante vive. Un salice, un noce e 3 pini dentro al tronco morto, un innesto naturale. Sembrano piantate apposta, ma ha fatto tutta la natura. Il concetto è questo, di lasciare che la natura faccia il suo corso. Noi possiamo intervenire solo se cade qualche albero sul percorso per tutelare i persone. Guarda che stronzi, ci scrivono le cose.
emozionata. Cazzo, è un essere che sta qui da cent'anni. Da 400 anni. Fortuna i baroni che si sono incatenati. Eh già, perché come potete ben immaginare, questi boschi calabresi sono da sempre oggetto di sfruttamento da parte dell'uomo. Fino all'ultimo tentativo, nel secondo dopoguerra, lo Stato espropriò tutte le terre per farne campi coltivati. Ed è solo grazie ad una donna, la baronessa Paola Manes Mollo, che nell'87 si incatenò a uno di questi mastodonti per attirare l'attenzione e fermare questo scempio che oggi noi possiamo godere di questo spettacolo naturale. Solo grazie alla lungimiranza e la perseveranza di una persona singola, e questo fa riflettere su quanto ognuno di noi possa fare oggi per il futuro. Scheletro di un brontosauro di legno. Sì, ma mo basta con sto mood cinematografico e molto serioso. Torniamo alle nostre solite clip di merda. Quindi, amici youtuberi, se siete nei dintorni della Sila, non potete non venire a vedere i giganti della Sila. Vale proprio la pena. E qui, ragazzi, si sale fino a 2000 metri sul monte Botte Donato. La casetta nel bosco per fare i hacker proprio. Gli Umpa Lumpa. Noi ci stiamo salendo da Lorica, ma voi potete salire anche dalla parte di Camigliatello. È una strada fantastica, bellissima, dove si incontrano paesaggi favolosi. Si vede l'Etna? Sì, oggi si vede sicuramente l'Etna da qua. Si vede un cavallo, il culo di un cavallo. Baggianate a parte, il giorno dopo il meteo era molto più favorevole e scendendo ci siamo goduti davvero il panorama. Quindi aspettate. Dimenticavo, la strada si chiama la Strada delle Vette. Un nome, una promessa. Allora, amici YouTube, sembra tutto abbastanza chiuso, quindi è stata una bella salitella. Questi sono motori che vanno fatti raffreddare. Pure quelli nuovi andrebbero raffrescati quando arrivate. Fate i cafoni. E però vado a prendere l'acqua. No, per niente, non fa freddo. Secondo me, se non c'era tutta questa nebbia, qui era la vista da paura. Un signore gimpaese a Lorica ci ha detto che addirittura si vede l'Etna e il golfo di Taranto da qua su. Se ovviamente il tempo lo permette. Siamo nelle nuvole. Nelle nuvole fa freddo. Con le luci accese sulla seggiovia, funivia. Le cose sono due, o è l'Overlock Hotel, quindi c'è il Jack Nicholson della situazione che ci ammazzerà tutti e due, oppure sono rimaste accese a fine stagione domenica, a parte, no? Guarda, amore. Si vede un cazzo! Non ci sono un corriere. È abbastanza inquietante sta cosa. Forse è aperto. Prendiamo una pizza. Non penso sia aperto. Qualche figlio di puttana gli ha rotto le vedi. Vabbè. Oh, una slitta di soccorso, mo, vi a vedere, hai vista mai tu? Una barella slittata. Come va via un attimo la nebbia di guerra. Che figata. Veniteci quando ci sono le persone, però. Ma anche quando non ci sono, è bello uguale. Noi siamo in una nuvola, quindi... E non è un time lapse. Doccetta fatta in camper, doccetta a 1400 metri. Quindi abbiamo acceso anche la stufa perché è freddino. Senti Roberto. Guardate che vista. Al netto del vetro che fa cacare. Lago di Arbo. Qua.
Insomma, ragazzacci, sulla Sila si sta benissimo, pace, tranquillità. Io potrei anche andare in giro nudo se non fosse che ci sono 12 gradi. Stupendo. Adesso vabbè, abbiamo trovato qui, ma più avanti ci sono, anche salendo abbiamo visto molte piazzole dove fermarsi, dove volendo uno si può fermare e fare un giro pure nel bosco. Quindi di attività ce ne sono parecchie, dal ciclismo, cicloturismo, anche la semplice osservazione del panorama. È fantastico, cioè noi da qui possiamo vedere un boato di cose, cioè non so se mi spiego. Qui c'è il tappo e lì c'è il lago Arbo, ce lo guardiamo da sopra ed è fantastico vedere le nuvole e noi sopra, o comunque a livello delle nuvole. E quindi l'asciugatura dei capelli ha portato a un surriscaldamento dell'inverter. Non so se però è l'inverter oppure i fusibili dell'inverter, perché questo è da 1000 watt, quello è 1200. Cioè, se lo tieni troppo acceso potrebbe andare in sovraccarico. Adesso lo devo smontare per vedere. Cassetta degli attrezzi. Voilà. Yeah. Ore 18:05, la situazione è questa. Mi è venuto il dubbio però, perché qui non vedo niente di bruciato. Non è che si è rotto il fono, quello nuovo, bello. Quello vecchio funziona. Quindi mo devo smontare, rimonta tutto. Io te l'avevo detto però aveva fatto scintilla il fono. Vabbè, i foni fa sempre scintille. Vabbè dai. 2000 watt, 1000 così, 1100, speriamo che regga. E quindi credo che ci meritavamo un bel tramonto. Comunque fa freddo, torniamo in camper, che non si vede il tramonto. Mamma mia che colore! Buonanotte! Buongiornissimo, sono un po' controluce ma la vista, però questa voglio provare a fare un video in 4K dato che fa solo 12 frame per secondo, dei timelapse, non timelapse insomma, faccio un video in 4K con pochi frame e poi ci faccio il timelapse, sperimento, vediamo se non mi esplode il computer. Sono in ciabatte, vediamo qua un paesaggio carino, ho acceso la stufetta per la signorina Bebba, non è caldissimo, magari riesco pure a editare il 4K e inizio a fare i video in 4K, perché questo è il 4K, vediamo che viene fuori. Comunque ragazzi, panorama al top, quindi in teoria l'Etna là, niente, dai nostri calcoli si dovrebbe essere lì dietro a queste piante, quindi per strada vediamo se riusciamo a vederlo. Tra l'altro stamattina c'è finito il gas, il posto migliore dove finire il gas direi, no? Quindi bisognerà trovare qualcuno che ci ricarica la bomboletta. Ciao Monte Donato.
Ed eccoci a Lorica, proprio sul lago Arvo. Abbiamo trovato questo posto neanche con Park Fortnite, perché tutti i Park Fortnite facevano cacare, infangati e un macello. Invece, così con l'intuito, abbiamo trovato questo posticino molto carino. Non diamo fastidio a nessuno. Cosa ti aspetti da Lorica? Fresco. Beh, quello sì. Le case rosse. Case rosse, i muri e tanta tranquillità. Come la sento casino, andiamo verso là. Passeggiata. Boh. No. Anch'io. Comunque credo che qui a Lorica le attività d'estate ci sono. Cavalli, panini, campeggi desolati. C'è anche il pedalò, Sì, infatti ci sono attività pure da svolgere, quindi anche d'estate. Comunque è l'ora dell'aperitivo vista lago. Venite un attimo qua e guardate, nonostante siamo in un parcheggio, cioè di Lorica, guardate qua dietro, il classico tipico bosco silano, si sente poi scorrere qua dietro una fonte, qualcosa, tranquillità. Wow. Canadair si riempie la pancia. Forse viene a prendere l'aperitivo. Viene a fare l'aperitivo, sicuro. Sul lago Arvo si può fare di tutto. Noleggiare bici, giri in battello. Battello. Ombrello. E se siete in zona e siete magari stufi della natura e laghi e solitudine, vi consiglio di farvi un giro a Santa Severina, Caccuri, tutta quella zona lì che non è propriamente Sila, ma è molto carina. Vi consiglio anche San Giovanni in Fiore. In questo video non lo vedete perché in quest'altro video qua, ok? Dove prettamente esploriamo enogastronomicamente la Sila. Quindi qualche paesino, poi torniamo verso la natura. Benvenuti a Santa Severina. E a Santa Severina, oltre a visitare il paese, potete vedere questo museo, dove ci sono degli ossari interessanti, ti fa davvero capire come si vive un tempo. Insomma, oltre a quello, fuori la vista è fantastica, quindi andateci. Se ci sono andato io, vuol dire che ve lo potete permettere tutti.
Sarà stato figo vivere nel castello. Logicamente tutti questi paesini sono molto piccoli, quindi in 1 o 2 giorni li visitate tutti. Welcome to Silent Hill. Carinissimo Santa Severina, ma benvenuti Kakkuri, che per carità sembra un po' Silent Hill, ma dovrebbe essere carino, quindi facciamo un giro, poi dormiremo qua nei paraggi. Arriva posta ancora al castello. Forse non lo sapevano che era chiuso. Bello, magari lo aspettava da anni quel catalogo. Ragazzo, è vivo. È caduto. Sì, è vivo, è vivo. Ma questo che non ci vede, questo è mezzo cieco. Ciao. È pure carino, guardalo. Questo non è caduto, quello è cascato. Ma non lo so se l'ho ripreso. Moon. Carino il nuovo combattimento. Che cade. Quindi a Kakkuri abbiamo i ciceroni che ci seguono. Tu sei caduto, sei un po' scemotto. Tu come ti chiami? Sì. Ciao Thunder. Ancora. A casa. E ora vi portiamo sul lago Ampollino, ma prima vi consigliamo di fare come abbiamo fatto noi. Una passeggiata in qualche bosco silano. Il porcino è abbastanza Che figata sta qua. Se te vogliamo mi costruisco una casetta qui. Qua che faccio tittidi e te fai lo hacker. E questa ci fai le travi, guarda. Perfette per fare travi e cazzi vari, guarda che roba. Ah, perché forse il sentiero, vedi, c'è proprio il sentiero qua. La maglia. Questo è un porcino, ma io non ho il patentino per il porcino, questo già era per terra. C'è pure quello allora. Porco cazzo, guarda che porcioni. Ma non lo prende questo. Questi già già tirati su. Ma sembra strano non già passati ancora ai cristiani. Boh, magari questi l'ha scartati perché non è belli. Forse sì. Smozzicati. Ma si può accendi i fuochi nel Parco della Sila? Oppure questa è una cosa? Scrivetemelo sotto nei commenti. No, secondo me c'è un po' di superficialità. No, non si può accendere il fuoco nei parchi. Io so che nei parchi manco il barbecue puoi accendere, quindi Però fatemelo sapere voi sotto nei commenti. E adesso andiamo verso il lago Ampollino. Allora, l'area sosta è molto recente, si vede, e ci hanno detto che per scaricare bisogna andare esternamente. Non è molto comodo scaricare qui perché c'è tutta erba e fanga. Quindi adesso cerchiamo di non impantanarci e di uscire.
Dopo qualche tentennamento siamo riusciti a attivare la corrente qui, quindi ci siamo collegati. Il padrone della sosta è venuto con la bici, che poi elettrica, che poi ha lasciato qua. Non so se è un segno riportargliela e rischiare la vita, perché io sono incapace. Non sembra, ma all'ombra è freddo, molto freddo. Per qua lo spettacolo è bello, l'area sosta è carina, si vede che è nuova, poco organizzata, e noi facciamo giardinaggio. Aspetta, da notare il guanto, disturba. Abbandono per un attimo. C'è una muccona su. Vabbè. Camperozzo. Mi ammazzo solo. E basta così. Ale. Siamo partiti con 2 piantine e torniamo con una terza, anzi una quarta. Si sente scampanellare. Salve. C'è un'area sosta incredibile. Le vacche pascolano nell'area sosta. Mai vista una cosa del genere? Poi la sera ci siamo fatti un giretto alla ricerca del classico peggior bar di Caracas, ma oggettivamente fine settembre era tutto chiuso. E poi la sera stessa abbiamo fatto barbecue, ma questo lo potete vedere sempre nel video che vi ho lasciato prima. Comunque sotto in descrizione, se volete vederlo, è un bel video. Il giorno dopo siamo andati per paesini e il primo che abbiamo visitato è Celico. Siamo arrivati un po' in cima, un pochettino. Allora, a Celico non c'è manco il barretto per prendersi il caffè, però c'è una piazzetta carina e il paese è carino. Se vi va di fare una passeggiata in salita è il paese giusto. E quindi adesso missione cercare un caffè. Quindi abbiamo chiesto a un signore, ma per prendersi un caffè a Celico e va a Spezzano. Caffè preso per strada e adesso a Spezzano ci facciamo un giretto. Mi sa che in estate è un bel bordello qua. Tutti bar, salumi, comprate, mangiate, bevete. Sta piazzetta non è niente male. E la vista, come al solito, non sprechiamo ulteriori calorie, amore. Vieni. Sediamoci in questa roccia. La chiesa sulla strada. Brava, ficata. Bella. E da Spezzano piccolo non c'era neanche posto per fermarsi con il camper, talmente piccolo è. Quindi siamo tornati a Celico, nel parcheggio dove abbiamo parcheggiato prima per vedere Celico, e ci facciamo una doccetta perché stasera andiamo a cena per festeggiare i 300 iscritti. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti e 300 gli iscritti. Non so quando uscirà sto video, ma magari speriamo siano aumentati. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, se non mi mangio la Insta360.